vinto il mondiale a 41 anni, ci ho lavorato per 30 anni. Però la capacità magari di chiudere per un attimo gli occhi, di respirare lentamente e di vedere tutto quello che succederà. Perché se te lo vedi prima, lo immagini, poi succede, lo gestisci meglio. Faccio un esempio stupido, no? Mentre noi peschiamo, se sappiamo che se ci intrighiamo su un filo dobbiamo tirare fuori il coltello e tagliare il filo, se lo sappiamo tutti questo, ma se noi lo pensiamo, lo analizziamo e diciamo in questo posto ci sono un sacco di fili persi sul fondo e se mi intrigo, ecco, se mi intrigo il coltello ce l'ho qua sul braccio, lo prendo con calma perché sennò faccio peggio, lo tiro fuori con calma, taglio. Sembra banale quello che dico, ma non è così, perché poi se non si è pensato e non si è elaborato ci si fa prendere dalla fretta e si fa peggio di prima. Magari il filo non solo si intriga di più, ma rischia anche di strappare la maschera o di creare altre complicazioni. Fare le gare ti permette soprattutto di stare in un ambiente piacevole, conoscere nuove persone, dà la possibilità di andare a pescare in posti e in fondali dove magari da solo non saresti mai andato. Diciamo, questo è un consiglio che posso dare soprattutto ai più giovani, ma a tutti. E la possibilità di variare tipo di fondale ti fa fare l'esperienza giusta per poi metterla in pratica anche in posti che frequenti normalmente. Più alte sono le tue ambizioni, meno spazio c'è per dedicarsi a tutto il resto. Dico a tutti quelli che mi chiedono di fare un buon allenamento aerobico, perché l'allenamento aerobico ti fa essere sempre pronto per poter fare, per tenere un elevato ritmo di immersione e di essere lucido sott'acqua, perché tu se non hai una buona capacità di ossigeno, se non hai fatto un buon allenamento aerobico non sei lucido, perché in mancanza di ossigeno, diciamo quasi in asfissia, non puoi essere lucido. Quindi riesco già dalla superficie a vedere che c'è un sasso più interessante degli altri. Cosa vuol dire più interessante degli altri? Ad esempio che mi fa intravedere già dalla superficie che c'è una feritoia, una fessura, una tana che può essere da queste dimensioni, non so se si vedono le mani, fino a queste. Ok, diciamo in dimensioni, in tane che possono essere orizzontali, verticali, oblique, però quindi dai 20 diciamo, centimetri, dai 15 centimetri fino ai 25, diciamo, in questa fascia, diciamo, di fessurazione può abitare di tutto, dal sarago alla cernia, alla mostella, eccetera. Quindi favorisce l'habitat di tana. Se la tana è già tipo 50-70 centimetri, potrebbe essere più una tana di passaggio e non una tana. Devo riflettere. Mi ha detto, se non lo spari non ci fa niente, ne capiterà un'altra. Perciò sai, con la lampadina, col fucile mi avvicino, mi faccio i conti che mi ha detto lui, sparo e chiudo gli occhi, tum, sparo e tutto rimane fermo. Ho sbagliato. E invece avevo fulminato la mia prima cernia, l'avevo presa qua, catapanizzata al 100%, e lì ho capito che soprattutto quando sei sui pesci devi essere spento, calmo, tranquillo ed essere chirurgico. Come si prendono le mire a terra? Allora, per una maggiore precisione di solito si prendono 3 punti a terra, però anche 2 bastano, vanno bene. E solitamente si cerca di prendere riferimento un punto vicino sulla costa e uno più lontano dietro, in modo che quando i 2 punti si allineano, si incrociano, sei sulla traiettoria del punto. Perché da 2 punti passa una retta praticamente. Esatto. Più lontani sono i 2 punti e meglio è, perché hai, diciamo, più precisione. Ne prendi uno, ti crei una retta e poi ne cerchi di tracciare un'altra a 90 gradi, in modo che ti facciano sull'incrocio delle 2 rette dovresti trovare il punto, perché ci sono posti che sono talmente belli, talmente interessanti per i pesci, che nonostante siano battuti, quei posti i pesci li fanno sempre. Poi se tu ci vai e non vedi niente, questo è un problema tuo,
ma il pesce lì c'è, Ok. perché non sempre quello che tu vedi è quello che c'è sott'acqua. Cioè non dobbiamo sopravvalutarci così tanto. Cioè, a volte noi entriamo in un posto di mare, dici ma come, è così bello e non c'è niente. I pesci ci sono, ma si sono nascosti mentre tu stavi arrivando magari. L'uso della zavorra per un pescatore subacqueo è un po' come la vescica natatoria per un pesce. Se tu sei bravo ad utilizzarla, ti rendi i movimenti più semplici. Cioè la tecnica necessaria è minore. C'è una cosa particolare che cerchi quando cerchi lo scorpione rosso? Sì, diciamo in quelle zone del Giglio, diciamo che loro di solito stanno sotto a delle tettoie. Quindi se tu trovi uno scoglio, una roccia che comunque fa una tettoia, 60-70% c'è uno scorfano sotto. Ci deve essere sabbia, roccia? Roccia, sulla roccia stanno. Possono stare sia sulla roccia che sia sulla sabbia, bordo la sabbia, tra sabbia e scoglio. Cioè, se ti sposti da casa mia già di 30-40 chilometri, iniziano gli spiaggioni, iniziano le strisciate di roccia bassa, i frangiflutti, è una zona andando un po' più verso il basso che diciamo è preferibile per chi inizia, perché è molto più semplice incontrare, sai, i frangiflutti dove peschi in pochissima acqua, dove qualche cattura di qualche cefalo magari si riesce a fare le prime armi anche dalla superficie, dove dopo l'estate hai pesci serra, insomma, dove quegli input che comunque ti danno la forza di continuare. Perché mi rendo conto che iniziare a pescare al giorno d'oggi non è una cosa semplicissima. Arrivati a un certo punto è più facile mollare tante volte che non continuare. Assolutamente. Io preferisco giustamente che tu torni a casa tutti i giorni piuttosto che mi fai vedere un profondimento in un orologio con 30 metri. Ecco. Forse è quello il messaggio che deve entrare nella testa di chi magari sta iniziando. Il non pensare, anche che poco sia anche 15-20 metri, non pensare a quanto stai andando a fondo, perché non stai facendo apnea pura, stai facendo pesca subacquea. Piuttosto regola quei meccanismi di capacità, di tecnica che ti permettono in quei pochi metri di poter insidiare le prime prede importanti. Che poi preferisco avere meno potenza ma essere più preciso, avere meno rinculo ed essere per essere più letale, capito, sotto questo punto di vista. Anche perché sono sempre dell'opinione che comunque bisogna avvicinarsi abbastanza ai pesci, cioè bisogna avere prima la mano e poi il fucile. Ovviamente, cioè, quindi le gambe, cioè, se tu c'hai una gamba allenata, che poi non si, cioè, quello che dicevo io prima, cioè, secondo me è più importante cioè, avere una gamba allenata all'acido lattico, non so come spiegarmi, cioè, nel senso che deve essere resistente, non è che deve essere grossa, muscolosa, cioè, quindi la bicicletta ti allenava più la resistenza sul lungo tempo, no? La differenza invece magari, che ne so, ti metti in palestra, fai le leg press, fai 200 kg, ma che la gamba diventa così, cioè l'attrezzatura però da un punto di vista completamente diverso, no? Che normalmente dici quanto influisce l'attrezzatura, no, nella performance, cose, e io ti dico fino a un certo punto, no? Perché diciamo l'80% sono altre cose, no? Ok. Ma in realtà secondo me indirettamente l'attrezzatura influisce molto, e ti spiego perché. Perché allora, se io uso la muta che mi piace, con cui mi trovo, ma anche proprio esteticamente che mi piace, la mia performance in acqua è molto superiore, perché è come, capito, cioè è come la donna quando esce e si sente figa con la borsa, con le scarpe, pure noi abbiamo le nostre, capito? Se io pesco il fucile che mi piace, con la muta che mi piace, con la cosa, sono più efficace. Della tana, cioè oggi purtroppo la tecnica alla fine paradossalmente è la cosa meno importante, e noi diamo tutte le importanze al contrario, cioè si dà la maggiore importanza al fucile. Tutta gente che spende milioni per i fucili, in realtà il fucile tu lo usi poi soltanto quando hai azzeccato tutto quello che era a monte. Io la chiamo la teoria dei cerchi concentrici, perché tu hai un primo cerchio che è quello della decisione di massima, la decisione proprio strategica, tipo
oggi pesco cercando in tana sul basso perché l'acqua si è freddata, perché oggi pesco all'agguato nella schiuma perché di notte si è alzata un po' di maretta e quindi oggi pesco fondo sui crinali. Quindi questa è la prima cosa che fai, decidere che farai nella giornata. Poi nell'arco della giornata si cambiano 1000 volte queste decisioni, però diciamo è la prima strategia di base. Da questo vai nello specifico: dove mi trovo io? Sono qui, quindi oggi è giornata da andarsi a cercare i pesci in tana, perfetto. Dove sono le zone che fanno tane, che possono tenere i pesci, perché magari pompa e se trovi se lì non ci stanno, troverà qualche zone di lastre. Dove stanno qui le zone di lastre? Poi va a vedere le zone di lastre, e quindi soltanto quando poi hai azzeccato 1, 2, 3, cioè saper guardare la lastra giusta, che ti trovi finalmente a sparare. Ma il più delle volte il tiro è, tra l'altro, è senza storia. Se hai fatto bene quello che hai fatto prima, non c'è bisogno di chissà che fucile.